Ok. Dimmi come la vedi. Allora, lei la vedo ehm, sulla riva di un piccolo stagno, in mezzo a un bosco, Mhm. che sta osservando una rana che salta da in mezzo all'acqua e sulla riva. Ti dà l'autorizzazione? Sì, Ok, la rana è una interferenza. una possibile interferenza. È come se le gira intorno per cercare di interferirla. Vediamo le interferenze allora. Eteriche. Allora, c'è ancora, dico ancora perché prima era di più, c'è ancora un po' di legame con Moloch, poi c'è un Leonide, poi c'è sembra un po' Medusa, la raffigurazione di Medusa. Mhm. Testa serpenti, Sì, quindi è un rettile. sì, 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 ok, è un falconiforme. E di L? 3, Entità mentali. 3 e 5. Vediamole. Allora, la 3 è proprio l'entità mentale che fa sì, proprio, fa sì che Barbara cambi mm, idea, nel, nel senso che la vedo, lei sarebbe con la sua PS sarebbe molto lanciata verso tante cose. Eh, cambiare spesso, provare tanto, molto curiosa, molto da, mh, per sperimentare, ok? E c'è questa entità mentale di livello 3 che le fa cambiare idea tutte le volte e la fa tornare, diciamo, nella sua routine e nella sua abitudine, no? Quindi direi proprio giocando sul coraggio, giocando sulla sua... la fa proprio sentire insicura e non pronta e la blocca in questo senso. Come si chiama questa entità mentale? Se ha un nome. Prisco. Perché? Mm, nome. È un nome che si è dato adesso, che si è dato adesso, mi dice. Le abbiamo chiesto un nome e lei si è inventato questo. Ok, C'è insicurezza. un'entità mentale. 5. Allora, ehm, allora vedo questa, in eterico vedo proprio che questa entità fa sì che eh, lei non possa mm,
viene limitato proprio l'azione, ma limitata concretamente, mentre l'entità mentale di livello 3 le crea l'insicurezza e il non coraggio. Mhm. Ok, l'entità di livello 5 gli limita proprio la sua azione a livello concreto. Quindi ehm, le crea delle situazioni che la fanno rimanere statica, a volte anche facendole credere che invece è dinamica. Quindi è come se deviasse il suo agire, no? Quindi magari lei vuole andare in una certa direzione e sarebbe quella verso la sua evoluzione, verso la sua consapevolezza. E l'entità mentale di livello 5 le crea tutto una, delle situazioni proprio nella Matrix che la deviano, Ok. che quindi la portano su una certa strada che lei crede dinamica, ma in realtà è per tenerla statica. Quindi a volte anche a livello economico, eh, mm, sì, spesso a livello economico e anche di situazioni, no? Come se le facessero un'esca per portarla in una certa direzione invece che farla andare dove lei vorrebbe andare. Ci sono entità mentali collettive a cui Barbara è connessa? Era, era connessa vedo proprio l'entità mentale, cioè, non so se è se è un'entità mentale collettiva o se invece è più una. Vabbè, ti dico, era legata al meccanismo Kabbalah, nel senso che c'è proprio come uno schema energetico con cui la Kabbalah eh, tiene a sé le persone e le condiziona, ok? Quindi Mhm. era legata a questa cosa, cioè eh, la vedevo legata alla Kabbalah perché agiscono in maniera molto subdola e molto progressiva, con proprio quasi come se ci fossero degli step obbligati. Quindi cos'è un'entità mentale collettiva Kabbalah? Secondo me sì. Perché è proprio sì, è proprio un portare le persone a pensare che quella cosa lì sia giusta e fare delle azioni per poi controllarle e mantenerle lì. Cioè, in eterico io vedo che poi arrivano proprio le persone quasi a essere ipnotizzate e andare come zombie, a progredire come zombie. Va bene, una parola, predazione. Sì, sì, assolutamente sì. Barbara è stata predata? Eh, per un po', una parte, una certa parte. È Va come bene, se. c'è il guru, il maestro di Kabbalah, Mm, l'approfittatore, il plagiatore, mm. colui che ha elargito trattamenti spirituali, shiatsu esoterico, Kabbalah ebraica, parentesi amara di Barbara, della vita di Barbara. Mm, Chiamiamolo. No, non sia mai. No, no, chiamiamolo. mhm, Non nel cinema, ma chiamiamolo e basta, mhm. come interferente. Sì, mi appare lui e subito dietro, quasi come la sua ombra, mi appare Moloch. Mm. Che noia. Che Va di barba, moda che noia. ultimamente. Che noia. Mm. Chiama l'inventore della Cabala. E Sì, cioè,
vai a galoppo di un cavallo. Indietro, indietro, indietro nei secoli. Dei secoli, Dei amen. secoli, dei secoli. Sì. Chi è? È direi è un diretto umanoide creato da un Elohim. Come si chiama? Karnak. Era già uscito questo, non si era già Beh, infatti. presentato, vero? Mm. Mm. Quindi Elohim, Sì, secondo universo. sì, Demone? sì. Fatto come? Allora, è come se avesse i capelli lunghi. Allora, lo stile è un po' di abitante, come diciamo l'idea di abitante di può essere tipo, sai, Israele, Palestina, così, no? Però al posto c'ha i capelli lunghi, ma invece che essere capelli sono come se fossero mm, come se fossero dei prolungamenti della testa, no? Mm. Come se fossero, sai invece che tipo Moloch a volte lo rappresentano con delle cornine qua. Mhm. Invece che cornine, è come se la stessa struttura fosse a forma di capelli lunghi, tante. Una roba strana. Treccine? Dread? Come se fossero dread, sì. Mi Ecco. ricorda un po' un anfibio, Sì, un po' sì. quindi quella rana che guardava all'inizio. Ah, eccolo. Bravo. Sì. Va bene, cosa fa il maestro di Kabbalah? È arrivato già aggressivo, arrabbiato. Ok, Aggressivo come se potesse fare qualcosa con noi. va bene, allora si esce subito dal terreno, un uomo energia, il suo, e se lo abbraccia. Poi ne facciamo uno per il secondo universo per Moloch e uno per Karnak. Mhm, Sì? mhm. Che succede? Allora, maestro. Sì, il maestro allora lo vedo paralizzato e vedo che vomita, sta malissimo, vomita proprio quasi addirittura pezzi di organi, di stomaco, così. Mhm. Moloch che fa? Moloch allora vibra altissimo, quindi fa tutto così e poi pian piano si dissolve. E l'altro umanoide si paralizza, è come se... Sì, allora in questo caso vedo proprio che è come se diventasse... è presente che ci sono i resti delle persone dopo l'eruzione del Vesuvio, no? Sono rimasti tipo, Mhm. come si chiama? Sono tipo dei Carbonizzati, sì. fossili. Mhm. Eh? Ecco così. Karnak rimane così. Quindi non c'è più niente, è come se rimanesse solo fossile. Mm. Ok, impianti. Allora, c'è un impianto mentale che è tipo una rete sottile che copre la parte superiore del cervello. Mhm.
che è quella che gli crea questo cubo intorno dell'entità mentale di livello 5 che le crea la realtà che vogliono farle vedere e verso cui la deviano. Poi? Allora, poi ha un impianto eterico più o meno a livello della tra la settima e ottava vertebra dorsale e poi ne hanno messo uno a livello tra la quarta e la quinta vertebra lombare, che è quello che le provoca i grossi fastidi. Mm. E Mhm. da lì è stata messo proprio durante un abduction ed era già il collegamento proprio cioè vedo che da lì era già stato previsto il collegamento poi con il maestro di Kabbalah, ok? Quindi questa è una delle situazioni a cui ha collaborato anche l'entità mentale di livello 5 a livello esterno, ok? Che le hanno creato queste situazioni in maniera tale che lei arrivasse lì. Ad essere completamente interferita. Mhm. Basta? Sì, basta. Quei due lì. Va bene. Chiamiamo la figlia e la madre di Barbara nel cinema. Mhm. Allora, la figlia è in prima fila e dice, guarda tutta questa cosa, come funziona, e dice, oh, finalmente mamma mi fa vedere qualcosa di interessante. La madre? Mm. La mamma rimane in terza fila. Sì, cioè, mi è interessata a vedere cosa le fa vedere la figlia, però un po' sulle sue, no? Nel senso che non conosce, quindi sta un po' sulle sue, in attesa di vedere, ecco. Mhm, Chiamiamo è anche disposto. l'ex compagno, il padre della figlia. Già che ci siamo. Mhm. Sì, viene tranquillo, neutro, a vedere anche lui cosa fa vedere. Mhm. Sì. Ok. Chiamiamo il padre come disincarnato invece. E chiamiamo anche, vabbè, non solo in generale tutti i parenti di tutte le generazioni di Barbara, ma anche tutti i morti giovani in famiglia maschi, mm, del lato paterno, giusto? Ok. Legati all'isola di, posso dirlo, no? Legato all'isola di Ustica. Basenato, famosa anche se in maniera impropria per incidente aereo, abbattimento aereo. Quindi padre, morti maschi in Mhm. famiglia lato paterno e tutti i parenti. Sì, già prima anche quando parlava vedevo che c'era anche tutto questo legame. Lì c'è qualcosa della massoneria molto forte sull'isola di Ustica. Esatto, c'è una cripta con disegni e scritture massoniche che viene aperta una volta all'anno e questo sembra esiga due morti di
maschi, persone dell'isola. E questo capita ormai tutti gli anni, capita spesso, una volta un incidente, una volta un altro incidente, una volta sono dei ragazzini, una volta sono due signori, magari separati, no? Ma nell'arco dell'anno ci sono 2 morti di maschi, Sì, inspiegabili. sì, lì da qualche parte sotto. Andiamo alla cripta, vai, andiamo lì. Con in mano il nostro bel ad eternum, bello pesante. Mhm. Sotto la cripta, sotto ci deve essere un passaggio e lì sotto c'è un tempio sacrificale dove fanno dei riti energetici. Adesso forse lo fanno con gli animali perché diventerebbe troppo evidente con le persone. Ma mentre fanno i riti con questi animali creano potrei dire un risucchio, un mulinello energetico che richiede appunto il sacrificio umano di giovani e quindi durante l'anno poi viene come se questa cosa energetica risucchiasse in qualche maniera a livello energetico questi due maschi giovani. Cioè, non so se sono riuscita a spiegare cosa vedo che succede. Allora, fanno questi riti Vai. quando aprono la cripta, fanno 2 riti nei giorni seguenti. Ok? Proprio nei giorni seguenti. Nei 2 giorni seguenti di notte fanno 2 riti con degli animali. Un giorno un animale e un giorno un altro animale e creano questo vortice energetico dove poi ci sono le entità Moloch, ok, che richiede il sacrificio umano di giovani maschi e lo fanno avvenire tramite appunto eh, incidenti, ecco, Con quale fine? per prendere poi Sacrificio all'entità, per sempre prendere stessa roba. l'anima, sì, esatto. Ok, ma c'è una connessione tra il fatto che Barbara ha conosciuto il guru Sì. e questo e il fatto che in parte Barbara è legata a quest'isola? Sì, 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 vedo proprio che è come se ci fosse allora in qualche generazione indietro, potrei dire 3 generazioni dietro, c'era qualche suo parente di suo padre che era massone e faceva parte di questa cosa. Mm. E lei fa sì con la E ci testa. sono i e c'è il sacrificio appunto anche nelle famiglie di massoni, vedo. Di questi massoni c'è la necessità di sacrificare anche in questo caso giovani maschi e quindi a cicli. A cicli, adesso non ti so dire bene di preciso, devo andare a vedere nel particolare. Ah, vabbè, alla Cioè, fine sarebbe troppo lungo. Moloch, E quindi a Moloch cicli, certo. esige dei Sì, sacrifici, quindi non e c'è in molto da questo dire. caso, sì, questo tipo di sacrificio, sì. Mm, 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 mm. Va bene, si presentano quindi? Quanti sono? 27. Anche il numero non è come se fossero 9 per generazione. A parità di generazione, sì, una cosa del genere. Mm. E il padre lo vedi? Sì, sì. Mm. È un'immagine non è tanto carina. Perché? Perché appare come come morto scusa, come morto a livello sacrificale in eterico.
cioè li fanno morire in maniera accidentale, ma in eterico poi gli fanno sacrificio comunque, ok? Mm. E Come? Voglio sapere come è sacrificato etericamente. sì, lui è stato accoltellato con tanti coltelli contemporaneamente, quindi vedo il sangue che esce e i coltelli in tutto il corpo. Ok, Vic. Mhm. Ok. Mhm. Mhm. Lo vedi ancora così? No, no, adesso si è tolto tutti, si è proprio tolto tutti i pugnali e si è risistemato, no? Quindi non ha più, è molto più, cioè si è liberato da questa cosa vede la sua esperienza dall'alto e si è accorto che è stato trascinato a livello animico tante vite fa in questa cosa in cui poi è rimasto incastrato per vite. È come se adesso avessero provato a volerlo fare anche con la parte femminile, con Barbara. È in progetto di rifarlo anche con la figlia? In teoria quello era il loro progetto, sì, di farlo Yeah. con la parte femminile e poi andare avanti. Perché la predazione è questa, cioè Sì, prendi un filone d'oro, una vena d'oro e la esatto, finisci. e la tieni, e viene molto, per loro viene molto più semplice. Ma domanda, per il padre esiste Karnak e Moloch ancora? Perché per Barbara praticamente incastrati in questa morsa dell'uomo energia, che è una gabbia energetica, non esistono praticamente più o non le possono più fare nulla. Ma siccome poi tutti commentano sotto, ma non è che l'avete eliminato, è ovvio che è un concetto valido per Barbara. Certo, nel suo campo. È valido per tutti, se no saremmo i liberatori del mondo e tutti saremmo a posto, no? E non Certo. funziona così, lo capite No. da soli. Allora, c'era fino a che non abbiamo dato la VIC, che diciamo al disincarnato cioè una VIC è sufficiente per il disincarnato per liberarsi dalle sue interferenze, quindi nel momento in cui si è tolto, lui vede dall'alto tutto questo legame con Karnak e Moloch. Quindi anche per il papà di Barbara non ci sono più. Mhm. E la sua PS non, prendendo l'informazione, vedendo l'informazione da questo punto di vista, non farà più esperienza di questo tipo. Quindi come sacrificio umano per Moloch. Cosa vuole dire il padre alla figlia? Ora che ha preso la VIC, ora che si è Mm, staccato da tante cose, ma è ancora il padre di Barbara. mm, Solo quando andrà nel portale auro sarà una parte eterica e subliminale senza neutra, più, certo. senza più grandi collegamenti. Mm, 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 mm. Il legamento c'è sempre, non è che uno perde il padre, non lo pensa più perché è andato nel portale Ah auro. no, beh, certo. No, sto facendo un insieme di commenti Sì, assurdi sì, che mi sì, mettono ogni certo. tanto. No, 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 Bell'eco, certo. Da te, mazza, a me no. una bella voce metallica mia. Mm. Adesso non più. Poi appena Ah. li chiami Eh li sì, tolgono. certo, guarda un po' che caso, eh. Perché il cretino di Militarino dirà, devo togliere, Oddio, oddio, aiuto, oddio, aiuto. oddio. Gli Mi stanno già prendono, mi tirando, prendono. bla bla bla. No, gli stanno già tirando la mazza da baseball sulla testa, no? Mm, I loro... sì. Vabbè, chi è? Mm. Soliti due Sì, efficienti e pure. soliti, sì, soliti due là. Vabbè, andiamo È avanti. un'ossessione Mm. per loro. Vabbè. Stavo dicendo un messaggio.
Dice, non ho mai sperimentato un rapporto così affettivo, bello, tra padre e figlia, come nella vita con te. Mm. Altro? Beh, dice, grande grazie per aver bloccato questa cosa che nessuno di noi si era accorto. Cioè, scusa, ho espresso male la frase. La ringrazia perché finalmente lei si è accorta di questa cosa, di questo intreccio energetico sacrificale della loro famiglia e lo sta tagliando. Mm. Ok. Vuole lasciare un messaggio alla moglie? Ma lo vedo un po'. Non così legato alla moglie? Esatto, non tanto, no. Ma non so, c'è Barbara che ride. Mm. Mm, mm, mm. No. Diciamo che quello che mi fa vedere è che sono rimasti assieme perché si deve, si doveva. Mhm. Ecco. Va bene, lo Mhm. salutiamo. Salutiamo Sì. tutti i parenti di Barbara in generale e tutti quelli legati a quel sacrificio. Tutti Mm. se ne vanno abbracciati al proprio rispettivo uomo energia. L'esperienza, ahimè, è stata fatta per questi qui che per esempio hanno fatto le pecorelle sacrificali, Mm, mm. ahimè per il padre e poi in generale tutti i parenti di Barbara, lato Mm, mm. materno e paterno, tutti e due. A quale generazione sei arrivata indietro e quanti sono i parenti? Cioè il totale, compreso anche Il padre. totale erano 131, compresi i 27 sacrificati. Quindi 132 col padre. Sì, E a quale generazione siamo arrivati? 5, quindi 5 generazioni indietro. Quindi 1800 almeno, forse anche Sì, prima. No, mm, vabbè, prima no. Più o no, più o meno meno, sì, fine 4 700. generazioni a Sì, secolo, più o meno. sì. 3, 4. Va Mm, bene, chiudiamo il portale aureo. mhm, mhm. Ok. Causa esoterica dello schiacciamento del nervo sciatico. Appare Beh, giovane, ma... mm, l'impianto eterico. ok. Causa esoterica delle relazioni faticose. Sì, è proprio un po' tutte e due le entità mentali di livello 3 e 5 che agiscono proprio nel bloccarla, deviarle eh, la sua volontà di sperimentare, di cambiare e di appunto sì, di sperimentare. Quindi anche con le relazioni le tolgono il coraggio per reagire, quindi diciamo si trova in una relazione, anche amicizie così, dove lei non si trova bene, ma non ha, le viene bloccato il coraggio e l'azione per togliersi, ecco, quindi ci mette un po' a staccarsi da queste cose. E proprio la rallentano proprio nel suo percorso, sì, la limitano. Mm. Qual è stata la peggiore? Puoi dire la seconda, la terza, puoi dire quella Ah, con l'uomo straniero, che ne so. no, Insomma, quella prima di quella con il papà di sua figlia. perché? Tu Lui te la era, pro- ricordi, Barbara? Sì. L'hai individuata? era, Non lo sai. Dimmi, dimmi. era molto cupo, negativo, la teneva molto giù. Parlava anche, ma era molto anche. Ma è questa vita o un'altra?
Ma io la vedo in questa. Oh. Ma- Ed infine, causa esoterica della troppa empatia. Sì, allora, proprio, vabbè, qua è proprio a livello emotivo che viene, lei si blocca, proprio si fa trascinare dall'emozione degli altri. Si fa proprio... Sì, è come se fosse troppo aperta. No, troppo aperta è una parola sbagliata. Non riesce a riconoscere le vibrazioni e quindi segue il suo istinto verso gli altri, no? Quindi non vede, è come se lo sentisse lei e quindi poi si fa trascinare. Ok, lo spiego meglio. Allora, c'è la vibrazione dell'altro. Lei la sente molto, ok? È come se pensasse sua e vibra allo stesso modo dell'altro, quindi, e quindi poi si fa trascinare. Dovrebbe imparare a distinguere quello che arriva da lei o quello che arriva dagli altri. Non è facile, sappiamo, no? Che spesso sentiamo qualcosa e non sappiamo da dove arriva e imparare che è dell'altro non è così semplice, però è quello che le succede e quindi si fa trasportare pensando che sia roba sua. Mm-mm. Va bene. Come si chiama il progetto di Barbara? Diamo un senso a questa cosa. Dobbiamo capire perché una PS come quella di Barbara ha fatto tutto quello che ha fatto. Anzi, vediamo la sua vibrazione. A inizio sessione, però, non adesso. Mm. 3,5 miliardi. Consapevolezza. 134. PS, PE. 37, 63. Vite precedenti. 2238. Posso dire una cosa? Vai. La vibrazione è bassa così Mhm. per il Cinivac. Mm. Se no sarebbe più o meno 24 miliardi. cervello. 9,6. Ok, obbligata al Cinivac, la portiamo nel suo cinema dove c'è la porticina della Gym Mhm. Infinitum, dove si può acquisire alcune informazioni, la Deternum, l'uomo energia ed eterna frequenza. Quella condizione, diciamo, stabile di frequenza alta che inibisce in parte, non sappiamo in che modo, non sappiamo come, se e perché, ma più o meno dovrebbe funzionare, da quello che ci risulta, gli effetti del Cinivac, che Mm. ahimè è stata convinta dal guru a Mm. farsi. Il guru se l'è fatto? Ma no. Ma Allora, Barbara, questi raccontano tanto di quelle balle. Bugiardi patologici a partire da bugiardi patologici. quello che E vedo io è poi che stava bugiardi cercando. patologici. Che roba orribile. Mm. Sì. Quello che vedo io è quello che stava cercando di raccogliere più anime, soprattutto femminili. Ogni tanto ci inseriva qualche maschio, ma era proprio, c'è proprio il sacrificio femminile. Mhm. Era il progetto anche di Barbara. Mm-mm. Ok. Nome del progetto. Sacrificio femminile. Sì, Nome della PS. Crisalide.
Della PIE? Lumia. Due parole sull'incidente di Ustica, che è successo? Una visione eterica della posizione in cui ti trovi. Allora, vedevo già prima, lì c'era qualcuno che doveva morire. Sull'aereo? Sì, l'ho paragonato subito. Ho visto il parallelismo con la funivia del Mottarone, proprio tu. Mhm. Ebrei, c'è tutta sta roba qua, anche qua. E invece di mandargli un killer a casa si fa il sacrificione. Eh sì, Perché? Moloch è è più perché... contento. No, Entità di perché anche più... di là ci sono delle forze... Non ci sarebbero riusciti a mandare il killer a casa perché si sarebbero indicati altrettanto. Cioè, sono persone... Erano persone potenti che stavano... eh, allora, parte di famiglie massoniche, ok, che avevano deciso di contrastare la massoneria, il Deep State. E quindi l'unico modo per farli fuori era un incidente, perché sennò non si sarebbero riusciti in altra maniera. Mhm. Devono sparire. Mm. Va bene. Cosa vuole dire Barbara a se stessa prima di andare al cluster? La PS le vuole dire grazie per aver colto i miei messaggi. Siamo qua grazie alla tua percezione dei miei messaggi. Andiamo avanti così che ehm, la nostra evoluzione sarà esponenziale, le dice. Mm. Mhm. Sì. Ok, va bene, andiamo al cluster. Mhm. Guardami subito se non lo voglio dire che tipo di salmo, blah, ma quello che le è stato fatto dire Mhm. e recitare o è stato recitato per lei, adesso non ricordo in dettaglio, dal maestro è lì nei contratti e che fine aveva. E infine era proprio quello, era come se l'avessero studiato a tavolino nelle riunioni massoniche dove decidono i riti. Mhm. Era proprio fatta su misura con lo scopo di arrivare a portare avanti il loro progetto Sacrificio femminile. Era proprio la preghiera per creare quel canale energetico dove poi lei avrebbe fatto fatica ad uscire. C'è riuscita, ma eh, tanto di cappello perché è veramente un canale Senza potente. scampo. Mm, Sì, peccato che c'è riuscita eh, dopo aver sì, obbedito al comando quasi principale. sì, Infatti, dopo il quale questo se n'è andato. Quindi l'obiettivo era eh, quello. mm, sì, sì, E sì, non a sì. caso tanti guru hanno proprio Mm, appoggiato il Shinivak. Quindi tutta veramente tanti la poi in massoneria vacca. qua, tutta Sì, cabala. sì, 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 assolutamente. Quando Trump ha detto, beh, viva il vaccino, facciamoci tutti il vaccino, era lui o non era lui? Che è successo in quel caso? Visto che qua si brancola nel buio ormai. No, era... eh, allora, l'ho visto subito quando ho visto la notizia, io l'ho vista subito questa cosa. Ha dovuto agire così lì. Mhm. Come faccio a spiegare? Ehm, perché quello era stava portando avanti una parte di una cosa e in quella maniera è come se avessero quasi visto un'azione che stava per fare e in quella maniera lì l'ha deviata.
è riuscito a tenerla coperta per un po'. Sì, vedo proprio che è come se fosse riuscito a mettere di nuovo il telo su una cosa che stava facendo, per non farla scoprire. Un po' arzigogolato. Mm. Se non lo appoggi, perché appoggiarlo in pubblico? Era lui o non era lui? Aspetta, vedo che ha fatto tipo... No, però vedo che è come se qualcuno... Mannaggia. Maga, dove va uno vanno tutti, goditi lo spettacolo, ma qua non sta succedendo niente, ma proprio una minchia di niente. In più ogni tanto se ne esce con delle cose del genere. Mm, D'altronde il mm, mm, mm. Salvatore non esiste. No, Salvatore no, io però vedo che lui non sta facendo, sta lavorando sotto, lo vedo sempre, ogni tanto vado a vedere perché anch'io dico, oh, a parte che il Salvatore non esiste, quindi io non sto aspettando il Salvatore, sto solo prendendo, prendo le azioni come occasione per creare quello che voglio, cioè la mia realtà, no? Mhm. Quindi come tutti dovremmo fare. Quindi guardo e vado a vedere se fa anche lui qualcosa che è contro l'umanità e questo non lo vedo proprio. Cioè i suoi obiettivi, che sono suoi, non sono perché ama tutti, e questo è chiaro, però i suoi obiettivi non sono contro l'umanità, ma sono pro, nel senso che i suoi obiettivi, per i suoi obiettivi lui ha bisogno dell'umanità e ce l'ha bisogno in una certa maniera. Quindi io vedo che lui lavora sotto, lavora tanto sotto e, e poi c'è sta scena dove lo vedo che è come se si facesse iniettare acqua, però perché qualcuno lo deve vedere. Bah. Vabbè, andiamo al Mm. cluster con Barbara. Mhm. È tipo seduta su una scrivania con un piano sopra, un piano nel senso tipo uno scaffale, ok? Una scaffalatura a semicerchio dove lei scrive e appende tutti i contratti delle sue vite. Ok, via tutto. Tutti, indistintamente, questo, Sì. quello, su e giù, Tutto, tutti. tutto, via tutto. Ok, l'ha buttato, ha chiuso il portale definitivo. Avatar, sì, ad Ad eternum qua. eternum, sì. Mhm. Sì. L'ha fatto a forma di infinito, ma l'ha messo in piedi. Mhm. Mhm. Avatar, andiamo lì. Questo è uno di quelli abbracciato a Uomo Energia? Sì, sì, sì. Mm. Via, indipendentemente da come lo vedi, Sì, sì. ad eternum anche qua. Ok. Sì. Con queste condizioni, Mhm. sacrificio femminile, tutte le entità eteriche mentali, tutti i contratti, eventuali abduction che ormai non ci interessano più così come i cloni, connessioni con Kabbalah, Karnak, Moloch, il guru e altro ci sono No. ancora? Ah, Ok. no, no, no. A quanto vibra adesso? 130 miliardi. Se non fosse connessa, non avesse imparato ad acquisire l'eterna frequenza, 130 sarebbe 130? No, sarebbe 79.
Diciamo che riesce, per ora l'eterna frequenza riesce ad alzarla un po', ma senza il Cinivac sarebbe a 325. Si può aumentare ulteriormente questo effetto di eterna frequenza? Poi ancora aumenta, sì. Ok. Consapevolezza. Posso aggiungere una cosa su Sì, eterna sì, frequenza e il sì, sì. Cinivac? Quello che vedo sempre io è che agisce quasi completamente, può agire quasi completamente su, diciamo, i sintomi fisici, un Mhm, po', cioè quasi, ma su tutta la parte robotica e così non riesce mhm. per ora. Vabbè, ok. Mhm. Consapevolezza. Non so se te l'ho già chiesto. No, non me l'hai chiesto. 187, PSP. 63, 37. Quindi al contrario. Vite Mm. precedenti. 1416, Cervello. 9.9. Messaggio finale a se stessa. Adesso sei libera di sperimentare le cose nuove nella tua vita. Adesso il coraggio ce l'hai. Non tornare nei ricordi, altrimenti torni alle interferenze vecchie. Assolutamente. Ti vedo agire nel tuo nuovo mondo, dice, nel nostro nuovo mondo, eh, in questo enorme spazio verde. Vedo questo, sembra quasi un prato circolare, dove la vedo così. Questa è l'immagine che la PS vuole passare a Barbara. Questo enorme prato circolare dove ci sono tipo, diciamo, quasi vicino al perimetro, ci sono delle zone con, in eterico mi fa vedere tipo dei grossi cristalli alti, no? Alti quasi come una persona, e ogni cristallo di un colore diverso, cristallo o pietra, minerale, scusa. Tipo ne vedo uno arancione, uno rosa, uno viola, uno giallo, ed è diciamo ogni settore, ogni colore è una, eh, um, un elemento con cui lei lavora. Mm. Però diciamo i colori e i cristalli sono solo un simbolo, è simbolico in eterico. È proprio i vari aspetti con cui lei lavorerà, con cui lei farà il suo lavoro ideale. Messaggio alla figlia di lei, alla figlia e alla madre, che sono lì al cinema. Allora, la figlia vuole dire senti le vibrazioni e impara ad alzarle, vedrai che vivi meglio, vedrai che tutto sarà più bello e più sereno. Mhm. Madre? E alla madre gli dice, eh, smettila di preoccuparti per me e per noi, abbi fiducia e vedrai le grandi cose che farò. Ok, Elena, un grande ad eternum su Ustica, un altro nella città grande grande in cui abita Barbara. Per Barbara, Karnak e Moloch come stanno? Ci sono più, Vabbè, sono là. lei come la vedi? È sempre lì allo stagno che guarda le rane? No,
Mm. La rana non c'è più. No, non c'è più proprio, non c'è più la rana. Nello stagno la vedo che fluttua Mhm. e diciamo anche in aria è come se avesse rappresentato questo grosso prato circolare, no? Però in aria, quindi di aria con i vari colori e quindi lei passa da un colore all'altro. Mm, mm, mm. Benissimo. Pronto a tornare? Sì.